Ci troviamo nel deposito del Museo del Tessuto, luogo per me estremamente magico. Qui si conservano i tesori, le nostre collezioni che coprono uno spazio cronologico che va dal periodo cristiano-copto fino alla contemporaneità. Vorrei mostrarvi alcuni dei nostri tesori. Qui possiamo osservare alcune delle nostre perle, diciamo. Abbiamo una bella collezione di tessuti rinascimentali che proviene dalla donazione di Loriano Bertini nel 1975. È proprio la collezione con cui il museo si è costituito, quindi una collezione molto importante, formata da più di 600 pezzi, di cui nella maggior parte di periodo rinascimentale. Questo che vedete è un frammento piuttosto interessante che è stato ricomposto in epoche diverse dalla sua creazione, dove possiamo vedere un impianto compositivo che mostra una griglia di maglie ogivali con motivi a melagrane, uno dei motivi diciamo più diffusi tra 400 e 500. Sempre per quanto riguarda i velluti, in questo caso tardo rinascimentale, vi mostrerò un pezzo molto bello di ambito genovese. Si tratta di un frammento probabilmente di una pianeta o di un paramento liturgico, dove troviamo un modulo tessile con motivo a candelabra, che è un motivo a sviluppo verticale. Il velluto in questione è un velluto estremamente ricco, fa parte della tipologia dei velluti cesellati, una tecnica che combina il velluto tagliato negli elementi centrali della figura e il velluto riccio intorno alla bordura. Questa tecnica si diffonde tantissimo nell'ultima parte del Cinquecento per creare effetti di chiaroscuro sul disegno. Qui abbiamo un motivo piuttosto interessante perché mescola gli elementi fitomorfi aggirali con elementi animali, con figure diciamo fantastiche come il grifone. Si tratta di un repertorio tipicamente rinascimentale che attinge proprio a quella classicità che inizia ad essere esplorata già dal secolo XV. Sempre parlando del Rinascimento, questa è una bellissima collezione. Si tratta di un corredo, probabilmente di una famiglia nobile, che comprende biancherie da uomo, da donna e da bambino. In questo caso possiamo vedere una bellissima fascia tardo rinascimentale, una fascia che veniva utilizzata per avvolgere i bambini, così come accadeva nell'Ottocento ma anche ai primi del Novecento. I bambini venivano completamente fasciati e questa fascia, proprio per la sua preziosità, potrebbe essere stata realizzata in occasione del battesimo. Qui abbiamo il monogramma cristologico IHS, Jesus, e qui abbiamo una bellissima decorazione che è costituita da una serie di puttini che sono affiancati da un motivo a melagrana. La melagrana, come abbiamo visto anche nel velluto, è un frutto simbolico. In questo caso è un frutto portafortuna che serve per augurare, diciamo, lunga vita al bambino e quindi allontanare anche il maligno. La cosa interessante di questa collezione, che è composta da più di 25 pezzi, è anche questa, cioè che è corredata da una serie di note manoscritte, sicuramente trascritte da un antiquario, la persona che quindi ne è stata proprietaria prima dell'acquisto da parte del Museo del Tessuto.